Perché non facciamo la rassegna cinematografica? Tieni presente, la piazza centrale qua per arrivi si chiama Largo Fratelli Lumiere. Infatti te lo dico. Via Antonio Petrangelo, noto regista, via Mario Casarini, piazzale Rofrenano, via Antonio Cifarello, via Gianina, noto regista, via Antonio De Curtis, via Gino Cervi, Largo Baseggio, dovunque vai, via Tito Schipa che sta qui, la toponomastica è dedicato a tutti gli attori, poi l'hanno allargata addirittura fino a Casalanei e scriveva al comune volevamo fare sta cosa partendo da sta parte. Quindi anche quando sei trasferito te nell'87 qui a Vignonovo ancora la strada era una strada di campagna praticamente. Sì. Tutta fino a via dei Sette Bagni, fino giù. Era tutto prato. Dove c'era stata la soppressione Fragliano, quartiere Rei, non c'era assolutamente niente. Era tutta campagna. Qui è nato un quartiere. Se consideri quando ci hanno consegnato le case, sia sul piazzale che non c'era, che dentro i lotti. C'avevamo tutto il materiale di risulta delle aziende e quindi la prima cosa che abbiamo fatto qui mettersi la mano in tasca per pigliare qualche chero e cominciare a pulire perché no, non c'era assolutamente niente. La gente non è venuta qua, tutti quanti c'erano pure, chissà chi perciò da fronte, chissà dove. C'è sto timore da vendere a casa tutto insieme, da capitare in mezzo alla Marmagna, tipo Torbella Monica, tanto è vero. Organizziamo una, andiamo subito in circoscrizione a litigare col presidente della circoscrizione. Era velocemente un autobus, perché la legge dice che chi va a scuola, se la scuola sta più lontana di 500 metri, il comune è obbligato a metterti l'autobus. L'abbiamo preteso, abbiamo lottato un mese e mezzo o due con il presidente della circoscrizione. Alla fine inaugurammo questi autobus che prendeva i ragazzini, portava alla Bufalotta e li riprendeva. Contemporaneamente, sempre in ottobre, organizzammo 10 pullman che partimmo da qua, da Vignonovo, andare al comune perché volevamo un autobus e la luce e l'urbanizzazione della zona. E andavamo a parlare con l'assessore, fatto sta che con questa assessore diciamo con forza, lui fece fare un emendamento sulla via che già era già prevista la via, solo che non la facevano, e ha modificato pure Largo Fratelli Lumiere. Questa non ci bastava, non c'era un teatro, c'era bisogno di un pezzo di città che non c'è mai stato, che dovevi lottare aggrappata e con forza, perché l'interlocutore ti pesava su quanta forza c'avevi, capito? Con forza per farti avere un pezzetto alla volta quello che è il tuo diritto, un diritto alla città, perché non sei che va a solo del lavoro, a me se non concerto che se va a lavorare torni a casa vivo, cosa che non è più in questo mondo, ma mi dai il modo di vivere, io voglio vivere. Perché non facciamo la rassegna cinematografica? Tieni presente, la piazza centrale qua per arrivi si chiama Largo Fratelli Lumiere. Infatti te lo dico. Via Antonio Petrangelo, noto regista, via Mario Casarini, piazzale Rofrenano, via Antonio Cifarello, via Gianina, noto regista, via Antonio De Curtis, via Gino Cervi, Largo Baseggio, dovunque vai, via Tito Schipa che sta qui, la toponomastica è dedicato a tutti gli attori, poi l'hanno allargata addirittura fino a Casalanei e scriveva al comune volevamo fare sta cosa. L'anno dopo che ha fatto l'altro bando, Massimo Chini, che era allora consigliere comunale del PC, venne a fare l'assemblea al Cinema Astra, Viale Ionio, che era occupato perché si tentava da libri di cinema, no al Cinema Paradiso. No? Io sono andato all'assemblea, chi vuole intervenire? Io ho detto io. Gli ho raccontato la storia di noi, ho detto sapete che c'è un partito sinistra che si dice è stata la parte del ceto meno ambiente, che è per la cultura e che fa la strada romana, che in un quartiere all'estrema periferia che non sa niente, sa solo la televisione con Berlusconi e non ci fate fare l'estate romana
e in un quartiere dove voi, con la toponomastica, è dedicato a tutti quelli che hanno fatto del cinema la loro arte, che hanno magnificato. Non ce la fate fare, questo è il risultato. Il più buono punto di cultura fatto in questo municipio in 40 anni che siamo. Complimenti. La stampa romana per 7 anni ci ha considerato la migliore rassegna fatta a Roma. Non facciamo solo cinema. I ragazzi del qua, estate romana, la gente che un po' in ferie, se la sogna. Allora abbiamo fatto, prima di tutto, i ragazzini gli abbiamo portato il pupazzano del Pincio che fa Pulcinella. Invitammo attori di strada a farli giocare, cioè attivi. Organizziamo tornei di calcetto e di pallavolo, poi premiavamo. E a tutte le scuole ce l'ha premiati, diciamo, le fotografie con tutte le scuole. Facciamo il film, lo spiegavamo e il regista lo spiegava, perché il film è che evoca e che voleva dire. Quindi un momento ulteriore di conoscenza del film. E poi è venuto Danieli, quando facemmo I piccoli maestri, quando tutti stavano addosso alla sinistra, questo ha fatto un film bellissimo sui partigiani. E abbiamo fatto un film con Massandrea, è venuto lui, facemmo un film, insomma ogni film facevamo il regista.